I colori in italiano sono piuttosto facili, vero? La loro traduzione non è complicata e i colori sono tra i primi argomenti lessicali che uno studente straniero impara in italiano. Io mi chiamo Susanna, sono insegnante di italiano per stranieri e fondatrice di Arcos Academy, la scuola di italiano online. In questo video ti mostrerò alcune particolarità che presentano i colori in italiano. Tu conosci tutti i nomi dei colori? Sai come si accordano? È una domanda a trabocchetto, ovviamente. Pensi veramente di sapere tutto sui colori in italiano? Guarda questo video fino alla fine, perché imparerai che ci sono diverse caratteristiche che possono complicare la tua conversazione in italiano. Having a hard time learning the Italian subjunctive verb mode? Have you been studying Italian grammar for a while now, but are still unable to hold a conversation? Don't worry. These difficulties can be easily overcome with a constant method, like the Accademia that Arcos Academy offers. The Accademia will accompany you step by step in your Italian learning path by following 4 key points. Boost your grammar. Improve your Italian listening and comprehension skills. Check with exercises. All with consistency, but at your own pace. What about speaking? With Accademia, you can experience Italian from A to Z, and you can also improve your conversation skills. It doesn't matter if you're beginner, intermediate, or advanced. In Accademia, you will find useful material for all levels. Join Accademia and learn Italian for real. Click on the link in the description. Lo sai che i colori italiani possono essere divisi in 3 categorie in base a come si possono accordare con i sostantivi? Nella prima categoria fanno parte i colori che presentano la forma base in O. Fai attenzione alla pronuncia e ripeti dopo di me. Bianco, bianco, nero, nero, rosso, rosso, giallo, giallo, azzurro, azzurro, grigio, grigio. Nella seconda categoria troviamo i colori che alla forma base, cioè al maschile singolare, terminano con la desinenza E. Anche questa volta fai attenzione alla pronuncia e ripeti le parole imitando i miei suoni. Verde, verde, arancione, arancione, marrone, marrone, celeste, celeste. La terza categoria è speciale. Contiene infatti quei colori che sono invariabili. Significa che i colori di questo terzo gruppo non cambiano mai la loro forma. Vediamo quali sono. Blu, blu, rosa, rosa, viola, viola, fucsia, fucsia, oro, oro, argento, argento, bronzo, bronzo. Come ti ho anticipato,
Le tre categorie di colori che abbiamo appena visto sono legate al modo con cui si accordano con i sostantivi a cui si riferiscono. Partiamo dalla categoria più semplice, l'ultima che abbiamo visto. I colori della terza categoria sono invariabili, perciò non dovrai mai preoccuparti di doverli accordare al sostantivo che vuoi usare. Il cielo blu, la gonna blu, i fiori blu. La prima categoria, quella che contiene colori che terminano in O nella loro forma base, seguono le regole degli aggettivi del primo gruppo. Cosa significa? Vuol dire che cambiano sia in genere sia in numero, accordandosi con il sostantivo a cui si riferiscono. Bianco potrà quindi diventare bianca, bianchi, bianche. Rosso diventerà quindi rossa al femminile singolare, rossi al maschile plurale e rosse al femminile plurale. Una camicia azzurra, il colore azzurro, delle auto azzurre. La seconda categoria segue le regole degli aggettivi del secondo gruppo e come gli aggettivi del secondo gruppo, anche i colori della seconda categoria terminano con la desinenza e al maschile singolare. Ne consegue che la caratteristica di questi colori è che cambiano solo in numero, mentre mantengono la stessa forma nel genere. Il pennarello verde, la gonna verde, le montagne verdi, gli alberi verdi. Finora abbiamo visto i colori semplici, senza ulteriori informazioni. Lo sai cosa succede al termine che indica il colore se aggiungiamo una sfumatura che lo determina maggiormente? Ti cito prima alcune parole che possono essere usate come sfumature, come gradazioni di colore. Chiaro, scuro, opaco, brillante, trasparente, fuoco, smeraldo. Vediamo adesso con degli esempi cosa succede se aggiungiamo una sfumatura a un colore. Osserva bene la situazione. Gli occhi verdi, gli occhi verde smeraldo. Smeraldo è una sfumatura di verde. Con la parola smeraldo aggiungiamo un'ulteriore informazione al tipo di verde. Nella prima frase la parola verde è al plurale perché occhi è un sostantivo maschile plurale. Tuttavia, nella seconda frase, l'aggiunta della sfumatura fa ritornare il colore verde alla sua forma base, cioè maschile singolare. Se aggiungi una sfumatura a un colore, funzionerà sempre così. Il colore che stai usando ritornerà sempre alla forma base, maschile singolare, anche se il sostantivo è femminile o plurale. Un'auto rossa, un'auto rosso fuoco. Dei mobili bianchi, dei mobili bianco opaco. Conoscevi tutte queste particolarità sui colori in italiano? Ora ti lascio un piccolo esercizio.
Se aggiungiamo la sfumatura scuro a questa frase, come diventa? Indosso un maglione blu. Scrivilo nei commenti e se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like. Sai che il passaparola è il modo più facile e veloce per dimostrare che apprezzi il mio lavoro. Perciò condividi il video, parla ai tuoi amici, ai tuoi familiari di me e di Arcos Academy. Ma soprattutto grazie per essere qui a guardare i miei video e a supportarmi. Ci vediamo la prossima settimana!